Continua la mia esplorazione di Piazza Torre per capire se è un posto adatto a tutti quelli che come me stanno cercando un piccolo paese di montagna dove vivere e lavorare. Se hai perso i precedenti video, guardali partendo dal primo, così ti saranno chiari i miei obiettivi, che magari condividi, e le ragioni di questa scelta. Per conoscere meglio il paese di Piazza Torre ho chiesto alcune informazioni anche all'ufficio turistico gestito dalla Proloco. Qui ho trovato molta disponibilità da parte di addetti, collaboratori e presidente. Te ne parlo perché ho visto anche opportunità interessanti per creare posti di lavoro. L'ufficio si trova in una posizione molto comoda, all'inizio del paese. C'è un ampio parcheggio e ci sono anche colonnine per ricarica dei veicoli elettrici. Accanto all'edificio c'è una bella testimonianza storica del passato nel settore turistico invernale di questo paese. Ovviamente ci sono anche le classiche informazioni sul territorio e sugli eventi. Nell'ufficio mi ha accolto Laura, che mi ha spiegato le attività della Proloco e mi ha raccontato di aver ricevuto richieste di ogni tipo. Allora, qui in Proloco aiutiamo le persone a dare informazioni, a trovare appartamenti, le mappe, i sentieri, poi abbiamo delle magliette e quant'altro, ma arrivano con ogni genere di informazione, anche ridicola perché Sì, certo. mi vengono a chiedere la carta igienica, mi vengono a chiedere i sacchetti dell'immondizia, mi vengono a chiedere se questo è un ufficio di collocamento, mi vengono a chiedere gli orari dei treni di Milano, mi vengono a chiedere, potrei andare avanti all'infinito, ma la cosa più comica, una signora un giorno è arrivata e mi ha chiesto la piantina del Canada. Un giorno è arrivata una signora chiedendomi la mappa dettagliata della città di Bergamo e quindi gli ho risposto di chiedere alla Proloco di Bergamo e lei, sorpresa, mi ha detto: ma com'è possibile che voi non abbiate anche queste informazioni? I della Proloco estivi sono tutti i giorni dal 1 di luglio al 31 di agosto dalle 9 alle 13 tranne il mercoledì. Quelli invernali sono il sabato, domenica festivi e infrasettimanali dalle 10 alle 12. Gli orari di apertura attualmente sono definiti in base alla stagionalità e alla presenza di villeggianti e turisti. Io vedo però una grossa opportunità, considerando i servizi che si possono erogare tutto l'anno, come ad esempio l'assistenza a persone anziane per l'effettuazione di pratiche online. È datata che va bene fino al 2025. Allora dopo mi dai il telefonino. Come avrei notato, questo ufficio turistico, se opportunamente strutturato, può diventare un centro multiservizi utilissimo. Oltretutto c'è anche un internet point, che può essere molto utile e si può sviluppare per rispondere a specifiche esigenze. Può diventare un punto di riferimento per tutto il paese, non solo per i turisti. Qui si possono creare attività sostenibili economicamente con posti di lavoro per tutto l'anno. Immagino che ci avranno già pensato. Voglio però aggiungere una cosa molto importante. Bisogna fare progetti seri, senza improvvisare e facendosi aiutare da chi ha le competenze per farlo, anche per evitare spese inutili. Ad esempio, una cosa da sistemare subito è il sito internet, inadeguato, soprattutto perché è non responsive, cioè non si adatta automaticamente al dispositivo su cui viene visualizzato. In molti piccoli paesi ho visto spendere cifre esorbitanti affidando attività come queste a soggetti che hanno lucrato enormemente, fornendo servizi scadenti o inutili, contando su scarse conoscenze del settore da parte degli amministratori. Insomma, anche se a Piazza Torre ho visto luci e ombre, il posto è bello e ci sono veramente molte potenzialità come quella che ti ho descritto e come altre di cui ti parlerò nei prossimi video. Per non perderli, metti un like, condividi e iscriviti al canale YouTube Rurale Digitale. Gli altri video della serie Un posto dove vivere li trovi in questa playlist. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it.